Miki. Respinge Miki. E finisce Campioni d'Italia! Campioni d'Italia! Campioni d'Italia! Campioni d'Italia! Campione d'Italia ufficialmente per la 20ª volta nella sua storia, dalla fondazione del 1908, la prima stella del 1966, oggi 2024, lassù brillano 2 stelle più di tutte, 2 stelle nerazzurre. Questa Inter è nella storia, questa squadra, questo allenatore sono nella storia, con un campionato dominato dall'inizio alla fine. Si chiude finalmente un cerchio, vinciamo in casa del Milan, arriviamo alla seconda stella prima del Milan. Abbiamo cancellato le lacrime dopo il finale di quella partita con la Samp, siamo ripartiti più forti dalla notte di Istanbul e oggi diciamo soltanto grazie a questa Inter per le grandissime emozioni e per questo scudetto, Simo, che entra di diritto nella storia. Sono completamente svuotato, ma qui è un ondeggiare unico di sciarpe, di gioia, di tripudio. Guardali lì con il 20, hanno già il cartellone pronto, Lautaro in lacrime istantaneamente al fischio finale, bastoni, Di Marco, tutti col 20, guardali, De Vrij con la curva accesa coi fumogeni, che meraviglia. Che meraviglia. Oh, l'abbiamo sofferta, ma era dovuto, alla fine il lieto fine classico delle favole, col parapiglia finale, il gol subito, ma poi all'ultimo questo fischio. E siamo campioni d'Italia, ragazzi, il 20°, guarda il mister che esulta. Che meraviglia, abbiamo fatto la storia. Abbiamo fatto la storia allora, nel derby. Che emozioni, ragazzi, che emozioni. Qualcosa di enorme, qualcosa di gigante, di clamoroso, una stagione storica, spaziale, non poteva esserci finale migliore, finale da film per una seconda stella. Entriamo nella storia con tutta questa squadra, con un cammino incredibile, finalmente abbiamo raggiunto questo traguardo, è un'Inter magnifica, e adesso un lunghissimo post partita da fare tutti insieme, ma prima, Simone, mi prendo un attimo perché in questo momento così importante vorrei segnalare anche ai nostri ascoltatori, vorrei consigliare anzi l'ascolto di un podcast, Il giocatore d'azzardo, questo è il titolo, un podcast divulgativo sulla consapevolezza, una questione molto importante, consapevolezza nel gioco d'azzardo, un podcast in cui in 8 puntate Marcello Marigliano, un gambler di professione, viene intervistato da importanti ospiti che appunto sono in veste di host in queste 8 puntate di questo podcast. Simone. Sì, tramite queste interviste, ecco, si approfondiscono le strategie, le regole, i falsi miti e le insidie e soprattutto, diciamo, la sottile differenza tra il giocare d'azzardo e il saper giocare d'azzardo, che è diverso. E l'obiettivo quindi chiaramente non è quello di promuovere il gioco d'azzardo, ma di educare il giocatore inconsapevole. Questo soprattutto. Questo è il podcast che stiamo condividendo a schermo. Troviamo che sia un argomento molto importante di cui discutere, per cui se sei interessato a questi temi devi assolutamente ascoltare il podcast Il giocatore d'azzardo. Lascio in chat anche il link per chi ci sta seguendo in diretta, mentre per chi ci segue in differita o in podcast trovate in descrizione il link per seguire il podcast su YouTube e su Spotify. Vi mostro anche una clip, un estratto da questo podcast nella puntata con Riccardo Trevisani. Capire la gestione del bankroll è fondamentale, cioè tu dici giustamente divulghiamo il podcast per aiutare lo scommettitore, facciamo che lo scommettitore ha 100 euro da buttare, ecco, sul live quanta percentuale può giocare? 0%, perfetto. No, ma ovviamente non ti avrei risposto se non fosse stato proprio questo esempio della live che è abbastanza è importante, perché il vantaggio dei bookmaker in live è ancora più alto. È molto più alto perché conta molto di più ancora, diciamo, come dire, l'interpretazione
da un punto di vista statistico, Ok. utilizzando, diciamo, strumenti tecnologici, perché, diciamo, uno scommettitore da 100 euro sicuramente non è in grado di fare i ragionamenti e le interpretazioni che il bookmaker riesce a fare in quei momenti. Ok, e se invece non parliamo di live? Questo era un estratto, trovate il podcast su Spotify e su YouTube, vi lascio il link, come detto, in chat per chi ci sta seguendo live, in descrizione nelle bio per chi ci recupera in differita. Simo, ma che roba abbiamo fatto? Che È chiaro partita è che parlare a stata? posteriori è facile, però chiuderlo con il 2-0 per come stava maturando era troppo facile, era troppo piatto, il Milan era piatto. Poi ci hanno fatto sto gol, però l'abbiamo gustata ancora di più, con quel finale clamoroso. Il rosso a Teo Hernandez, mi stavo dimenticando, la ciliegina sulla torta, il brillantino sulle stelle. Ciao Teo, un saluto anche da qui. E poi un finale meraviglioso. Adesso la squadra che festeggia in campo, sono scesi anche i dirigenti. Che meraviglia, ragazzi! Che meraviglia, che meraviglia! 6 derby consecutivi vinti, Simo, 6 derby consecutivi vinti, la dimostrazione di una superiorità assoluta, di un Inter che ha messo da parte quella, diciamo, quella grandissima delusione dello scudetto di 2 anni fa. Da lì è ripartita, da lì ha costruito questo trionfo, 6 derby vinti da un Inter che ha dimostrato superiorità in ogni singolo derby. Il Milan ha provato ogni derby a contrapporre delle novità dal punto di vista tattico, a portare delle differenze, delle scelte. Anche oggi Pioli che sceglie di schierare Leao come falso 9, come falso attaccante, cercando di creare molta più densità tra le linee, eppure l'Inter vince sempre il derby e lo vince sempre anche in maniera simile o comunque riuscendo a segnare su calci piazzati, ma anche andando per vie centrali, creando tante occasioni da gol. Anche oggi un po' di dispiacere per non aver chiuso il primo tempo con un vantaggio ancora più ampio, perché avremmo potuto fare anche di più, ma è un Inter che, come un po' le ultime partite di questa stagione, ad un certo punto segna, va in vantaggio e forse dà la sensazione ad un certo punto di calare un po' a livello di intensità. Però oggi siamo riusciti a tenere con un Milan che si giocava all'ultimo obiettivo. Non sembrava in realtà ad un certo punto che si stesse giocando comunque questa chance di salvare un po' la faccia in una stagione comunque ovviamente deludente per la squadra. Non sembrava francamente che stesse vivendo questo momento così importante per non farci festeggiare in casa loro. Poi però trovano il gol di Tomori con una dormitina finale in difesa che ha riacceso gli ultimi minuti, ma siamo sicuramente andati più volte vicino noi al gol di quanto ne siano andati loro sicuramente nell'arco di tutta la partita. È un altro derby vinto strameritatamente, che chiude alla perfezione il cerchio di questa stagione, di questo ciclo. È un Inter che viene certificata da questa seconda stella, un Simone Inzaghi che centra questo obiettivo che era stato fissato come priorità. L'Inter è stata l'unica squadra a inizio stagione a dire noi andiamo per vincere lo scudetto, lotteremo per lo scudetto, e gli altri invece lì ancora a nascondersi nonostante gli investimenti. Noi con coraggio siamo andati a prendercelo. Bravi tutti, dalla dirigenza ai calciatori, con l'allenatore che ha fatto qualcosa di straordinario, perché secondo me ha portato questa Inter oltre anche quelli che sono i reali valori di questa squadra. Non che questa squadra non sia forte, ma non è così dominante come lo è diventata attraverso il lavoro che è stato fatto. E quindi ora Inzaghi si può togliere anche questa etichetta che gli era stata messa addosso, farà un altro passo in avanti, e sono contento anche per Acerbi, perché poi io ci vedo anche tanta simbologia. Magari non è un caso forse che a segnare il gol che sblocca e stappa questa partita sia proprio lui, che in tanti avevano additato per quel sorrisino contro il Milan ai tempi di quello scudetto. Non è un caso che segna lui, che non stava vivendo un grandissimo momento in una serata in cui servivano i campioni e gli uomini. Pavard fa una grandissima prestazione, Acerbi segna, Sommer fa una parata che sarà nel film di questa stagione inevitabilmente, Thuram un'altra grande prestazione con un gol. Che c'è da dire, Simo? Ce lo siamo meritati tutti.
Sì, alla faccia di chi ha rotto le scatole tutto l'anno, sia gli interisti, quelli che sono sempre pronti al minimo errore a rompere, che tutti gli anti-interisti che hanno fatto passare il calendario, la proprietà, gli arbitri, il VAR, i cartellini gialli, i falli, tutto. Ci hanno messo di mezzo tutto. Ma noi, che abbiamo un allenatore serio, ci siamo fatti scivolare tutto addosso. Inzaghi, da questo punto di vista, è fenomenale. Non ha mai detto A, B, C, D, niente. Ha lavorato con il lavoro, come hai detto bene, ha portato a casa questi risultati, non con il caso, non con l'eredità dei progetti di prima, non con appunto il calendario che aiuta di qua e di là, con il lavoro, eccolo qua intanto con sua moglie, giustamente. E oggi, non che ci fosse, per me non c'era bisogno, ma questa vittoria certifica che Simone Inzaghi è uno dei migliori allenatori italiani attualmente. Poi ci sono ancora alcuni che, tipo Ancelotti, che fanno parte ancora della vecchia generazione, tra virgolette, lui fa parte anche di quella nuova, secondo me è nettamente uno dei migliori, ce lo teniamo stretti e adesso ci gustiamo fino a notte fonda questa festa. Meravigliosa, meravigliosa. Pazzesco. Sono emozionato, Simon. Lo ammetto. Sarà l'età che comincia a passare, ma mi emoziona davvero. Devo fare una raffica di ringraziamenti e poi commentiamo ulteriormente. Paolo dice: trattenendo il respiro negli ultimissimi minuti. Grazie Paolo, grazie Matteo Verda, uno di noi da sempre. Vi voglio bene, anche noi te ne vogliamo tantissimo. Matteo, grazie di cuore. Luca Bons, grazie di cuore. Mitico Luca, grandissimo Luca. Da tutti gli interisti attorno al mondo che non possono essere a Milano a festeggiare, amala. Grazie di cuore Luca, e questo è il bello di una grande community interista. Mia Z, con commozione che ti dico, la felpa che porti è ufficialmente obsoleta. Esatto, grazie a tutti voi. E non solo, ci ricuciamo lo scudetto, dimenticavo, l'avevo preparato qui sotto, eccolo. Lo scudetto qui sotto deve tornare a brillare sul nostro petto, è qui che deve stare. La storia è oggi, scrive il nostro The Pure Draconite, grazie di cuore, grazie alla famiglia Passione Inter, grazie a te Alex, Top One mitico, è finita, campioni d'Italia, grazie ragazzi. Grandi. Pica, siamo campioni, abbiamo scritto la storia, forza Inter sempre, forza Inter, grande il nostro De Pica che lancia l'urlo e ci gasa, grandissimo. Franco Marelli, mitico Franco, campione d'Italia, seconda stella prima di loro, contro di loro e a casa loro. Spettacolo. Turam, nuovo idolo nerazzurro, Inzaghi è già un tecnico grande, grazie Passione Inter, Milano siamo noi, grazie a te Franco. Mitico Gianni, è un piacere riaverti con noi stasera. Grazie di cuore, grande Gianni Zanetti, grazie di cuore, grazie ragazzi di Passione Inter per il vostro grandissimo lavoro, grazie a te per il grandissimo supporto. José, un altro scudetto con Passione Inter, grande José, abbiamo fatto un percorso clamoroso tutti insieme, grazie di cuore mitico José, grazie a te. Mi piace tantissimo anche il messaggio di Piero, un nostro abbonato di lunga data, è stato un onore aver vissuto con voi ogni singola tappa di questa cavalcata trionfale, grazie Lore Simo, grazie Passione Inter, campioni d'Italia. Simo, io non ho parole per ringraziare tutti voi. Abbiamo fatto qui su Passione Inter, non abbiamo saltato mai una partita. Ogni volta, ogni singola partita siamo la community, 4.000 spettatori, oggi a un certo punto eravamo 5.000, delle cose assurde. Siamo stati tantissimi, abbiamo fatto un lavoro eccezionale tutti insieme, abbiamo vissuto emozioni indescrivibili, ci sono state le sere difficili in cui inevitabilmente arrivavano i tifosi avversari a dare fastidio, a sfottere, sono arrivati i momenti in cui abbiamo dovuto soffrire, i momenti in cui qualcuno ha perso la speranza, il mercato che è stato difficilissimo e invece alla fine i ragazzi ci hanno dimostrato che questa Inter è tanto cuore, è tanta emozione e soprattutto ci sta facendo vivere delle emozioni grandissime. Stiamo vivendo un ciclo che tra 10 anni ci guarderemo indietro e guarderemo a questo periodo e diremo: questo è stato il ciclo Inter, godiamocelo, perché davvero, come dicevo prima, l'unica cosa brutta di questa stagione davvero è che stia per finire, purtroppo, ma dobbiamo godercela fino all'ultimo minuto. Sì, e noi in particolare hai fatto bene a leggere anche tutti questi messaggi, perché abbiamo una community meravigliosa, è ormai già qualche anno che ci viviamo tutte le partite insieme, però è un lungo viaggio. Noi cominciamo dall'estate già col mercato, poi dalla prima partita ci prendiamo tutti per mano, io immagino, io e Lorenzo davanti, voi tutti dietro, ma poi siamo tutti un'unica cosa
e arriviamo a rendere obsoleto il merchandising, ragazzi. Basta, è vecchio, via, non serve più, c'è bisogno di qualcos'altro. Però allora consentimi, perché io dovrei farti notare che qui torna nel momento migliore, in versione Nostra Simus, dopo mesi di magra. Non dirmi che l'hai azzeccato anche tu. Aspetta, no, però io Simo ho sbagliato il pronostico, ho azzeccato quello che avresti messo tu, eccolo. Vabbè, qui siamo in un altro livello. Qui vale allora, scusa. No? Ha pronosticato me, ma si può, ragazzi. Io ho pronosticato che tu avresti azzeccato il 2-1, questo vale doppio, scusa, no? È una matriosca di pronostici. Qui, ragazzi, ormai anticipiamo tutto. Alziamo le mani. Grazie di cuore al nostro Jorge Valentin Pizzen, grazie di cuore Jorge, grazie ragazzi per il meraviglioso viaggio, sempre forza Inter, grazie davvero di cuore. Il nostro Simone Inzaghi che sale sempre più su nella classifica degli allenatori più vincenti della storia nerazzurra. Steven Zhang, criticato, eppure ci sta facendo vivere comunque grandi emozioni sotto la sua gestione, continua a volare, continua a far stracciare le tabelle dei pronostici ai milanisti. Ci dispiace, cari milanisti, sarà per la prossima volta, sarà per il prossimo derby. Questa è una partita che semina, tra l'altro, ulteriore peso anche sul prossimo futuro, perché credo che a un prossimo derby partiranno ancora una volta con quella paura lì dell'aver perso 6 derby di fila, e stasera stiamo davvero, vabbè, sono impazzito, sì, non so, magari le analisi più lucide le faremo a parte. Tanto adesso abbiamo 5 partite a cazzeggiare, fondamentalmente. Noi possiamo permettercelo, gli altri no, quindi abbiamo tutto il tempo di ragionare con calma. Grazie anche Luca, 10 mesi con noi, non c'è Inter senza passione Inter. Grazie il nostro mitico Domenico, grazie di rendere speciale ogni stagione, grazie solo al vostro supporto mitico Domenico, grazie di cuore. Massimiliano, grande Massimiliano, contro tutti e tutto, grande il nostro Massimiliano. Cuori nerazzurri, e visto che dobbiamo rifare tutto il merchandising, vi invito ad entrare anche nel club di Passione Inter, www.passioneinter.club. Se non lo avete ancora fatto, mi raccomando, vi aspetto nella nostra grande community di interisti da tutto il mondo per festeggiare tutti insieme. www.passioneinter.club per entrare nel nostro club. Mi raccomando, ci vediamo lì, iscrivetevi al canale e continuate a festeggiare insieme a noi, sarà una grande goduria anche per i prossimi mesi.